ritrovati per una nuova edizione del TG Juggling! Sono sempre io, Geo il giocoliere, e oggi con questo outfit particolare, visto che circa 2 settimane fa è successa una cosetta, ovvero mi sono sposato. Sì, ok, dovrebbe stare sull'anulare, è che è un po' larga e quindi non volevo perderla proprio subito, ecco. Vabbè, mi faceva piacere rendervi partecipi di questo bel momento per me e per la mia fantastica compagna Valentina. Anche perché la giocoleria non è mancata durante i nostri festeggiamenti e io ho guadagnato un fantastico vestito da scena. Ma il mio matrimonio non è l'unica cosa fantastica accaduta nel mese di settembre. Sono esterrefatto dalla quantità e dalla qualità di questo mese, quindi diamo il via al primo servizio dedicato ai videoclip e agli artisti del mese appena trascorso. Iniziamo con il primo video bomba di questo mese, Entrevue di Alexis Levillon. Annunciato 2 settimane prima dell'uscita, non ha tradito le aspettative. Montaggio e trick spacconissimi, come nel suo stile. A quanto pare in Giappone c'è stata una competizione online, Zoku Ontama 2022. Sappiamo quindi che ringraziare per alcuni capolavori caricati su YouTube a settembre, come questo di Kiwo Terae o quello del vincitore On, di cui non sono riuscito a recuperare il nome, ma che con i suoi passaggi in Body Throw, Temoto e Claymotion vi lascerà senza parole. Stesse palline ma diverso stile, vi segnaliamo anche il video super intrippante di Araki. Dopo quasi 2 anni di assenza torna in video Christian Hochschild. Il ragazzo ci sa ancora fare, infatti in questo video raccoglie più di 10 minuti di materiale di altissimo livello frutto di 14 anni di giocoleria. Ormai l'AJA sta mettendo casa in America Latina. D'altronde la qualità è sempre altissima, 2 video questo mese, entrambi di clave, entrambi spacconissimi. Alberto Flores da El Salvador e Gerardo Avila detto Goofy dal Messico. Un cocktail shakerato di toss, contact e balance. Insomma, clave e ancora clave, e anche dall'Italia abbiamo un nostro grande interprete. Posso dire che Caio Sorana è uno dei giocolieri più eleganti in circolazione? Ma ora cambiamo un po' attrezzi e vediamo alcune collaborazioni super fighe di questo mese. Non serve essere hoopers per apprezzare questo fantastico video realizzato durante l'EJC a Tres Cantos. E mentre noi sticari europei ci sfidavamo nello stesso posto con la Battlestick, i nostri colleghi giapponesi e cileni stavano realizzando questo video della Madonna. Del tipo che io sono arrivato quarto, ma questi mi avrebbero mangiato in testa, ma alla grande, C'entrano sempre le bacchette, ma l'attrezzo è un pochino diverso. È infatti importante ricordarsi ogni tanto a che livello può arrivare il gioco più apprezzato dai bambini nelle nostre scuole di circo. E questo lo dobbiamo principalmente a Makoto, Issei e Masayan. Concludiamo infine con un altro super progetto giapponese, Komekami Works. Come? Non lo conoscete? Allora vedete di recuperare subito. Ecco, magari non subito, finite il video, poi andate in descrizione e trovate l'elenco di tutti i link dei video che vi stiamo facendo vedere. Così poi potete andare a vedere gli artisti che vi piacciono e supportarli come è giusto che sia. E sempre in descrizione trovate l'elenco delle prossime convention che si terranno in tutto il mondo. Infatti, come vedete dalla mappina, sono tantissime le occasioni per ritrovarsi assieme, che poi sono alla base per fare quei fantastici video che abbiamo visto poco fa. E poi ogni tanto, quando ci ricordiamo, inseriamo anche i workshop, come quelli che si terranno alla Maison du Jonglage da dicembre, con Alexander Koblikov, Olivier Burland e Lisa Van Brakel. Insomma, di cose ce ne sono sempre tantissime, ma questo mese si distingue per una cosa incredibile. Sto parlando dei record del mondo. Noi come TG Juggling non abbiamo mai visto una cosa simile e penso che in generale nessuno abbia mai assistito a così tanti record del mondo battuti nello stesso periodo. Siamo riusciti a collezionarne 20, sicuramente ne abbiamo dimenticato qualcuno. Vediamolo assieme con i trick assurdi nel prossimo servizio.
Vi ricordate quando appena a maggio di quest'anno veniva battuto il record di 3 cubi risolti giocolando in 4 minuti e 31 secondi? Ecco, resetate tutto perché Li Zhao ha riscritto questo record portandolo a 3 minuti e 29 secondi. Ciaone! Alrighty. Un altro esperto di record assurdi è David Rush, che ha volato per oltre 30 miglia a cavallo di un monociclo, che se non fosse chiaro, solo guardando il cronometro sono 3 ore e 20 minuti, pedalando un monociclo. 13:28. Kenshin Tommy qualifica le 4 palline in trebla. Leo James batte il suo stesso record del mese scorso con 6 palline bouncing su rollabola, portandolo a 4 minuti e 30 e non contento chiude anche 74 prese con 8 palline. Continua la saga dei rollabola Edvard Nastard, che sigla 188 prese di 6 palline e 23 prese di 8 palline. Ma chi questo mese ha fatto la vera impresa sul rullo nel suo caso traverso è Chris Jost. Dopo le 7 palline di luglio fa suoi record per le 4, le 5, le 6, le 8 palline e le 4, le 5 clave. La bellezza di 6 record che gli valgono questo unplan davvero invidiabile. Si può fare meglio di così? Beh, ecco, se il record si fa duro, Max Kuschmerz inizia a giocolare. Oltre a portare a minutaggi assurdi side swap notevoli come il 6x4 con 5 palline, il 756 e l'half shower con 6 palline e l'867 con 7 palline, blinda il suo stesso record di 5 anelli portandolo a 31 minuti e 28 secondi, ma soprattutto sigla il nuovo record di 4 palline superando le 3 ore, eleggendolo di fatto il recordman del mese. Il TG potrebbe finire anche qui, ma per fortuna c'è gente disumana che ci offre questi trick assurdi come Kenta Hara. O queste 7 palline backcross con piroetta di Delaney Bales, Alexander Savina e Bramson. José Concha usa i diabli come fossero palline. Abbiamo già detto che Teton Juggler non è umano? L'abbiamo detto. Damian Kubicki risponde a José Conca. Le cose fatte con i piedi hanno un altro significato con Stanislav Wisowski. E infine annunciamo il grande ritorno di Akimoto con una nuova ed entusiasmante sfida. Cioè, mi state dicendo che stavolta è davvero nel luogo dove dici di essere? Oh, scusate, mi informano dalla regia che abbiamo pronto il collegamento con il nostro inviato speciale Matteo Di Gaetano. Sì, ciao Geo e a tutti gli amici del TG Juggling. Come potete vedere mi trovo in diretta per voi in Francia. Qui ormai è sera e sono qui per parlarvi di un video collaborativo di Diabolisti uscito recentemente ma che narra i fatti di quello che è successo nella convention di giocoleria Mama Gabe dell'anno scorso, quindi nel 2021. Il video comprende una collaborazione di Trick, di Diabolo, molto allettante. Troverete volti noti e volti anche meno noti. Come sempre il consiglio è quella di andare a vedere il video. Per il momento dalla bellissima Francia, in particolare Parigi, in particolare sotto la Torre Eiffel, è tutto. Linea a te, Geo. Grazie Matteo, anche se le malelingue diranno green screen. Stenterete a crederci, ma quello di Matteo non è l'unico collegamento da Parigi di questo mese. Per noi in missione c'è anche Stenka Juggler. You are not alone, acronimo IANA. Un messaggio sotto forma di rivista diretto ai giocolieri e alle giocoliere che per qualche ragione sono più lontani dai riflettori, ma non per questo meno importanti. Il 5 ottobre alla Cahiers Centrale di Parigi si è tenuta la presentazione del progetto e dei 2 volumi già pubblicati. All'evento hanno partecipato la fondatrice Florence Schroeder e il team di realizzazione, con la partecipazione giocolante di Catherings e Wes Peden. Ed eccola qui, la prima uscita di Iana è un vero capolavoro fra foto, racconti e raccolte, perché è un approfondimento come il prossimo servizio giocoleria e società, i fatti e le curiosità del mese appena trascorso. Il South China Morning Post ha pubblicato questo interessante servizio sull'arte dello Yiwal, una forma di giocoleria tradizionale del Myanmar. Una storia interessante. Bellissima animazione in stop motion di Hombre Max Teeth. Sul suo profilo trovate un sacco di idee geniali e divertenti.
Ma questo progetto in particolare e la sua realizzazione sono davvero super. Se vi piacciono le animazioni astratte e surreali, vi ricordiamo il profilo Ballhead e il nuovo progetto psichedelico di Patches Flow con Chris Kelly. Terminiamo la puntata con qualche contaminazione, come piace a noi, fra la giocoleria e altre arti o sport. Ne sa qualcosa a tal proposito ormai il popolarissimo Michael Reiner, che ci regala sempre grandi emozioni fra juggling old school, basket e Nicolas Cage. Eh già, TikTok ha aperto mondi, ma le cose più assurde continuano a vedersi ai semafori sudamericani. Ed eccoci alla fine anche di questa puntata ricchissima di video e artisti spaziali che trovate in descrizione. Io sto già pensando al prossimo mese, ho già visto delle cose uscite che sono incredibili, quindi mi fremono già le mani. Come sempre ci tengo a ringraziare la redazione che mi dà una mano nella raccolta di tutte queste fantasticherie e Juggling Magazine, il nostro media partner. Da Geo il Giocoliere è tutto, noi ci vediamo il prossimo mese per una nuova edizione del TG Juggling. Perfetto, possiamo andare. Garçon, champagne per tutti, tanto offre Geo.